L'aereo Pilatus PC-6 originale, utilizzato al termine della spettacolare sequenza prima dei titoli di testa, si trova in Piemonte, a Vercelli, presso l'aviosuperficie Carlo del Prete, sede di una storica scuola di paracadutismo. Costruito nel 1970, questo turboelica con un'apertura alare di 15 metri è in grado di arrivare a 4.200 metri in 15 minuti, atterrare in soli 3 minuti, arrestandosi in 50 metri di pista. Insomma, un aereo da record, capace di decollare su tutte le superfici, anche quelle più estreme, e quindi perfetto per un film di James Bond. Sulla pellicola lo vediamo nella classica livrea bianco e rossa. L'aspetto attuale, color oro e con la scritta GoldenEye, lo dobbiamo all'attuale proprietario, un collezionista tedesco che l'ha affittato all'Aero Club, che a sua volta lo utilizza per lanci col paracadute da 4.000 metri. Eccomi qui, il paese che vedete laggiù è Gréolier, nel Parco Nazionale della Provenza, e probabilmente riconoscerete questo alberello, messo proprio nel tornante. È uno dei tornanti più ripidi dell'inseguimento all'inizio di GoldenEye, quando la Aston Martin DB5 di Bond sfida la Ferrari 355 di Xenia Onatopp. Ma proseguiamo. Questa strada è molto molto bella, molto panoramica, non solo per le formazioni rocciose ma anche per alcuni ruderi, tipo quella chiesa lassù. Attenzione, arriva una macchina, non è una Ferrari, non è nemmeno una Aston Martin. Vediamo come prende la curva. Molto prudente, bene. Ho raggiunto questa strada montana risalendo dalla Costa Azzurra. Si può arrivare da Antibes o da Cannes e, oltrepassato il piccolo paese di Gréolier, ora percorriamo al contrario l'itinerario dell'inseguimento che, come abbiamo visto, termina nel tornante proprio sopra il villaggio. L'intero percorso si sviluppa tra Gréolier e Gréolier-les-Neiges, chiedo scusa se più avanti lo pronuncerò male, ovvero la zona più alta, meta per appassionati di sport invernali.
Questa regione è infatti quasi deserta fuori stagione. Siamo a oltre 1000 metri di altitudine sul livello del mare, è fine febbraio e si possono trovare ancora piccole tracce di neve qua e là. Ci sono 3 gradi e il cielo minaccia pioggia, ma il panorama è assolutamente mozzafiato. Oltre alle brevi gallerie possiamo distinguere gli speroni di roccia che caratterizzano questo aspro paesaggio nel punto dove le auto nel film incrociano i ciclisti. Mamma mia, non è proprio il posto ideale per chi soffre di vertigini. Riconoscerete anche questa galleria e questi speroni di roccia. Per fortuna non passano tante macchine, è una strada abbastanza pericolosa se per fermarsi. C'è qualche piazzola, come vedete, è sempre bene prestare la massima attenzione. Ecco, in questo tornante, se per caso volete barare perché siete inseguiti, potete tagliare di qua, in questa strada sterrata, anziché fare la curva, come ha fatto Xenia Onatop. E così ha tagliato la curva, invece che fare l'asfalto è passato di qua. Unica chance per sorpassare Bond è barare, ovviamente. Ok, questo è il parcheggio del centro Gréolier-sur-Neige, quindi la parte alta di Gréolier, dove ci sono gli impianti di sci, c'è un piccolo impianto che adesso non si vede, addirittura con la neve sparata, e soprattutto qua è il paradiso per gli amanti dello sci da fondo. Questo ampio parcheggio, sterrato, è stato usato per riprendere i vari testacoda che fanno gli stuntman sulla Ferrari della Xenia Onatop. Ci sono anche vari sentieri. Eccola là un po' di neve. Come dicevo, ci sono anche molti sentieri per gli escursionisti. È un bel posto. Eccomi a Gréolier-sur-Neige, proprio in cima, dove finisce la strada. Ecco perché hanno girato qua, perché comunque è sufficiente chiudere la strada al termine della stagione sciistica e la zona resta isolata, consentendo i vari stunt. Infatti la strada finisce qui, fa giusto un anello intorno a questo grande campo, e qui ecco laggiù le piste che vi dicevo, con la neve sperata. Fa giusto questo grande anello la strada e poi ricongiungersi di qua. Quindi, come vedete anche dalla cartina, la strada finisce qui e adesso inizia davvero la discesa. Allora, ricapitolando, la sequenza prima dei titoli di testa, che avete visto all'inizio di questo filmato, col celebre bungee jump, è stata girata alla diga della Verzasca, fuori Locarno, in Svizzera, poco distante dal confine con l'Italia. Ne resta tutt'oggi testimonianza dal momento che è possibile replicare il salto con l'elastico dietro opportuna prenotazione. L'inseguimento a inizio film invece è girato scendendo questa strada di montagna, partendo da dove la Ferrari taglia la curva per sorpassare 007. Ritorniamo per un momento in cima al principio della strada, nel parcheggio dove la Ferrari va in rotazione, e infine scendiamo verso il paesino di Gréolier, dove incrociamo i ciclisti. La sequenza nel film termina in questo tornante, dove, magia del cinema, scopriamo trovarci sopra la famosa Monte Carlo, anziché la sconosciuta Gréolier. Pertanto ho sempre pensato che queste scene fossero state girate sulla Grand Corniche, sopra Monaco. In realtà ora ci troviamo a circa 70 km a nord-ovest. La trama del film prosegue quindi a Monte Carlo. E profonde. Eravamo rimasti a Gréolier, con un'improbabile visuale sulla sottostante Monte Carlo. Ecco, il vero panorama è stato preso in questo punto.
Questo è il Mayburn Riviera Hotel. Siamo sulle alture di Roquebrune-Cap-Martin, il comune francese confinante a est col Principato di Monaco. Per la precisione, da questo piazzale, attualmente privato, è stata ripresa questa scena all'inizio del film GoldenEye. Dalle alture sopra Monaco ci spostiamo quindi nel quartiere storico di Monte Carlo, dove vediamo l'agente 007 recarsi nel celebre casinò nel prosieguo della storia. Oltre agli esterni sono stati ripresi anche alcuni interni, ma il resto è stato ricreato ai soliti Pinewood Studios. Uscito dal casinò, Bond segue la sua traccia e lo vediamo ricomparire, magia del cinema, da tutt'altra parte. Questo è il teatro di Fort Antoine, con vista sul porto di Monte Carlo. Qui sotto era ormeggiato il Manticore. E dall'altra parte del porto invece viene il volo inaugurale del Tiger, poco prima che venga rubato. Allora, ricapitolando. Dalle alture sopra il Principato di Monaco, dove ci eravamo salutati nello scorso episodio al termine dell'inseguimento sopra il villaggio di Gré-Ollier, ci spostiamo nel quartiere storico di Monte Carlo, per seguire l'agente segreto interpretato da Pierce Brosnan all'interno del celebre casinò nel prosieguo del film GoldenEye. 007 esce dal casinò ritrovandosi da tutt'altra parte, al Théâtre du Fort Antoine, per poi spostarsi all'estremità opposta del porto, dove viene rubato un sofisticato elicottero militare. Eccomi a San Pietroburgo. Sì, lo so, questa sarebbe Londra, ma nel film GoldenEye del 1995, come spesso avviene nel mondo del cinema, svariati punti della capitale inglese sono utilizzati per raffigurare invece la città russa, inserita nella trama del primo film della serie di 007 col nuovo attore Pierce Brosnan. Questo è Somerset House, siamo nel cuore di Londra, ma nel film GoldenEye questa è una piazza di San Pietroburgo dove Wade sta avendo dei problemi con la sua macchina tutta scassata. No, ha le conoscenze giuste però. KGB, esercito, cacciavite. Allungami il martello, Jimbo. No, quello grosso, la mazza. Comunque, per come la vedo io, se non trovi questo Janus, sarà lui a trovare te. Sarà russa, ma è sempre mafia. Io al massimo posso aiutarti a contattare il suo concorrente. Chi è il suo concorrente? Un ex KGB, uno con le palle. Zoppica con la gamba destra, si chiama Zukovsky. Valentin Dmitrovich Zukovsky. Esatto. Lo conosci, Jimmy? È zoppo per colpa mia. Questo è il Langham Hotel. Il GoldenEye è l'hotel di Bond a San Pietroburgo. In realtà siamo sempre a Londra. Dal film GoldenEye in avanti, questa è la sede del servizio segreto, è l'MI6. L'Inghilterra ha ammesso l'esistenza dei servizi segreti solo nel 1994, quindi da questo film si è deciso di mostrare quella che nella realtà è la loro effettiva sede. Questa è l'unica location londinese del film che rappresenta come nella realtà un punto di Londra. Questa è la stazione di King's Cross, St. Pancras. Nel film GoldenEye, qui arriva Natalia in treno. Stazione di San Pietroburgo. Stazione di San Pietroburgo. Quella che nel film è la stazione di San Pietroburgo, nella realtà è l'importante snodo ferroviario di St. Pancras.
Questo è il quinto binario dove attualmente c'è un Eurostar. Questo albero di punti top è cresciuto molto negli ultimi 35 anni, quindi non si vede la cupola. Comunque l'inquadratura è stata presa da questo punto. Trovo il cimitero di West Crompton. Questa cupola rappresenta solo gli esterni della Nostra Signora di Smolensk. Mi trovo in Moscow Road, nel quartiere di Bayswater. Questa è la chiesa greco-ortodossa di Santa Sofia, la cattedrale. Ovvero gli interni della Nostra Signora di Smolensk a San Pietroburgo in Goldeneye. Il vestibolo è decorato con mosaici bizantini e, percorrendo la navata centrale sotto la grande croce di ferro, si è subito immersi in questa particolare atmosfera. Eccomi all'interno della cattedrale. Natalia passa sotto questo crocifisso e percorre tutto l'atrio principale. Anche la riunione dei generali russi è stata in realtà filmata a Londra. Siamo a Draper's Hall, il palazzo della venerabile compagnia dei drappeggi, le cui sale sono state utilizzate spesso nei film, ma sfortunatamente non sono aperte al pubblico. Allora, ricapitolando. 007 arriva a San Pietroburgo, ma le scene sono girate al Terminal 2 dell'aeroporto londinese di Heathrow. La piazza russa, dove l'auto di Wade ha un'avaria, sarebbe l'angolo nord-ovest di Somerset House, tra lo Strand e il Tamigi. E infine Bond risiede in un albergo che in realtà è il Langham Hotel. Natalia, invece, arriva a San Pietroburgo in treno e la vediamo al binario 5 della stazione londinese di St. Pancras. Si reca all'appuntamento con Boris presso la chiesa di Nostra Signora di Smolensk, rappresentata all'esterno dalla cappella del cimitero di West Brompton e all'interno dalla cattedrale greco-ortodossa di Santa Sofia nel quartiere Bayswater. Fa la sua comparsa per la prima volta il vero palazzo dell'MI6 a Vauxhall, mentre la riunione dei generali russi è ambientata a Draper's Hall, nella City di Londra. A presto, con nuove location bondiane!